possiamo cominciare a pensare cosa facciamo oggi. La prima ricetta è una ricetta dedicata a un pasto frugale. Avete l'uovo di gallina, di anatra, di oca e di quaglia. Su questo piatto io tenterei di usare un uovo di oca. Il nostro primo lavoro sarà di mettere a macerare la nostra robbiola di Murazzano in latte. Come vedete non tolgo la parte superficiale, ma questa piccola muffa che si forma è una muffa che è piacevolmente commestibile, la parte aromatica di questo formaggio fresco. Lo vado a macerare come per una normalissima fonduta con il latte. Lo metto a macerare con il latte, aggiungo un po' di panna per aumentare la quantità di grasso presente e questa macerazione la faccio a freddo con una bustina di tè di erbe e una piccola scorza di limone. Lasciamo stemperare con un piccolo foglio di pellicola sopra in modo da proteggerlo da contaminazione. Quindi vado a sbucciare la mia pera. La pera tipica di questo territorio è la Madernassa. Questa non è una Madernassa, ma è simile. Eliminiamo il torsolo. La stessa cosa la faccio con la patata. Quindi sbuccio la mia patata, una patata pasta gialla. È ovvio che devo lavorare in proporzione alla pera e quindi avrò quasi parti uguali dei due prodotti. Aggiungo un spicchio d'aglio al quale vado a togliere l'anima, aggiungo un pizzico di sale, quindi vado a coprire con il latte e vado a cuocere piano piano a bassa temperatura in modo da ottenere un prodotto ben cotto per poi trasformarlo in salsa d'accompagnamento. Il passo successivo è far sì che la nostra fonduta diventi un prodotto diverso da quello che normalmente viene classificato come fonduta e quindi sarà una fonduta a freddo. Quello che facciamo è eliminare il sacchetto delle erbe, strizzandolo bene in modo da estrarre tutti i profumi. Aggiungiamo una parte di camomilla setacciata, eliminiamo la scorza, inseriamo il nostro elemento nel package. A questo punto il package finisce in abbattitore e lo andiamo a battere con la sonda, così siamo sicuri di fare un buon lavoro, e lo mandiamo sotto zero in modo da poterlo utilizzare pacossato come un gelato. L'uovo che andremo a utilizzare sarà l'uovo di oca per questo piatto. Quello che dobbiamo fare adesso è riprendere anche le patate
e le pere che, come vedete, hanno nella cottura, facendola andare a zero, quasi a caramellare, estraggono solo le parti grasse, rimane solo il frutto morbido. Con questo strumento andremo a frullare in modo forte, inseriamo il nostro elemento, aggiungiamo un po' di latte freddo, circa 100 grammi, aggiustiamo di sale, ci prendiamo uno chinois a rete e andiamo a filtrare la nostra preparazione. Dobbiamo ottenere una salsa, andiamo a asciugare qualche erba, tre grilli di noce, mettiamo in salamandra il piatto in modo che sia sufficientemente caldo e andiamo a rigenerare come temperatura la nostra base di pere e patate. Quindi stiamo attendendo la cottura della salsa e il perfetto raffreddamento della base di formaggio. Stacchiamo la polenta che è rimasta del giorno prima, spesso rimane la polenta del giorno prima, quindi ricavo una striscia importante, questa la metto da parte e la posso utilizzare per altre preparazioni. Taglio dei cubi perfetti, faccio rigenerare questo burro, ok, mettiamo la polenta a friggere. Lo manteniamo in caldo anche lui, salamandra nel lato a fianco. Mettiamo un attimo in caldo anche il nostro uovo di oca. Possiamo cominciare a pacossare il nostro prodotto. Usiamo il package. Dobbiamo ottenere una crema morbidissima, molto fine, fresca, e quindi lo facciamo girare completamente. Bene, siamo pronti, prendiamo la nostra ciotola, andiamo a posizionarla sul piatto di servizio. Abbiamo già predisposto il nostro uovo su un cucchiaio in modo da essere facilitati nel depositarlo. Lo andiamo a depositare al centro del piatto, aspettiamo un attimo che si solidifica un poco la parte del sacco vitellino, la polenta ben morbida. Andiamo a coprire il nostro tuorlo con la polenta calda, diciamo che è la sorpresa di questo piatto. Recuperiamo dei dadi di polenta fritta che era sotto la salamandra, andiamo a posizionarli nel piatto.
qualche germoglio, un paio di erbe profumate e per ultimo aggiungiamo la nostra base aromatica e speziata, come vedete è cremoso il nostro finto uovo di crema al formaggio di Rocaverano.